Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo come restaurare il volante di una Fiat 500 storica. Nello specifico restaurerò quello della L, ovvero quello nero con le razze in metallo. Andrò per prima cosa a smontare lo sterzo da questa Fiat 500F che ha il tachimetro di una R e lo sterzo di una L. Facendo leva con un piccolo cacciavite a taglio, rimuovo il clacson e successivamente la molla. Ci ritroveremo di fronte a un dado da 24 posizionato all'interno del contatto del clacson. Questo dado collega lo sterzo al devio luci, che a sua volta è collegato al piantone dello sterzo, che va a finire esternamente nella scatola dello sterzo. La scatola dello sterzo a sua volta ha dei tiranti e dei rinvii che si muovono in maniera assiale e a seconda di come muoviamo lo sterzo hanno il compito di muovere le ruote, quindi di farle sterzare. Inserisco quindi una bussola da 24 ad una leva a T con attacco quadro scorrevole e tenendo fermo lo sterzo per evitare di forzare la scatola dello sterzo, visto che è già malmessa, giriamo la leva in senso antiorario. La rimozione dello sterzo non è una cosa molto semplice, anche perché le nostre auto spesso sono state trasandate e non hanno avuto la giusta cura. Provo quindi con un nuovo approccio, provo a pulire l'attacco del dado con aria compressa e provo a mettere anche del lubrificante super sbloccante. Dopo quindi 7412 tentativi getto la spugna e vado a smontare il volante della mia Fiat 500L facendo la stessa operazione, staccando il clacson, staccando anche la molla. Vedete, all'interno del clacson c'è il contatto in ottone. Anche in questo caso il dado da 24, stessa leva per andarlo a rimuovere e con un po' più di forza, in questo caso lo sterzo viene via. Possiamo così sfilare dal piantone lo sterzo e ricordiamoci di mettere il dado al suo posto in modo tale da non perderlo. Sotto lo sterzo possiamo vedere il devio luci e il contatto strisciante del clacson. Per restaurare il volante userò 3 tipologie di carta vetrata di granatura differente più una spugna abrasiva. Inizialmente utilizzerò la grana più grossa, poi passerò all'intermedia e alla fine quella più sottile, che levigherà per bene la superficie. Tutto ciò per rimuovere la vecchia vernice esistente. Dobbiamo ottenere questo risultato che deve essere abbastanza liscia al tatto. Il vero obiettivo di questo restauro è quello di rimuovere questi buchi e graffi esistenti sulla superficie dello sterzo. Per fare questo utilizzerò delle resine epossidiche. Innanzitutto mettiamo mascherina e guanti per la nostra sicurezza e andiamo a scartavetrare tutto lo sterzo per creare una superficie porosa, insistendo naturalmente maggiormente all'interno dei graffi. Con la grana più grossa diamo una sgrossatura generale e poi passiamo a una grana più fine per creare una superficie ruvida in modo tale da far attecchire al meglio la resina. Il risultato sarà questo, uno sterzo opaco e poroso, pronto ad accogliere appunto la resina. A questo punto pulisco la superficie dalle polveri in eccesso con un panno in microfibra e un po' di diluente. Iniziamo quindi adesso la lavorazione della resina epossidica. Vi lascio il link in descrizione. È una resina bicomponente formata quindi da un componente A e uno B e le proporzioni sono 100 a 25, quindi ogni 100 grammi di A dovremo mettere 25 grammi di B.
Per questa operazione prendiamo una bilancia elettronica che è un po' più precisa delle bilance normali e pesiamo i due componenti all'interno di un bicchiere e mescoliamo il tutto per circa un minuto. Quello che otterrò è un composto piuttosto liquido. A me serve naturalmente per il restauro un composto più pastoso e riempitivo, perché devo andare a riempire appunto i graffi e i buchi. Per addensare questo composto userò questa polvere che si chiama silice colloidale micronizzata. Più ne mettiamo e maggiore sarà la densità. Man mano io ne aggiungo un quantitativo sempre maggiore e man mano che mescolo mi orienterò sulla densità che voglio ottenere. Una volta che abbiamo diciamo raggiunto una densità desiderata, io adesso divido la resina in due parti, perché una parte, che è questa qui che sto mettendo in questa ciotolina, la userò per il restauro di uno sterzo di una Fiat 500F, che è quello bianco. Invece in questo caso, che lo sterzo è nero, andrò a inserire all'interno il colorante. Il colorante che si utilizza è microfibra di carbonio. Naturalmente, in base alla quantità di polvere che mescolerò, maggiore sarà l'intensità del nero ottenuto. Siccome lo sterzo è in bachelite, è scuro ma non è perfettamente nero, mi orienterò più o meno visivamente. Adesso vado a spatolare e a riempire i fori e i graffi profondi, non avendo cura di come lo stendo, in quanto una volta che si asciuga questa resina, la resina è molto dura e può essere anche carteggiata. L'operazione naturalmente la farò sia sul fronte che sul retro. Una volta terminato, lascerò asciugare il tutto per 10 ore a 25 gradi costanti. Una volta asciutto, questo è il risultato. La resina è veramente molto rigida e adesso possiamo carteggiare. Naturalmente io ho lasciato lo sterzo all'aperto perché le giornate sono abbastanza, le temperature sono abbastanza miti, quindi i 25 gradi li raggiungiamo tranquillamente. Se voi avete temperature un po' più rigide, naturalmente aumentate le ore di essiccazione. Anche in questo caso utilizzerò tre tipologie di grana per quanto riguarda la carta abrasiva, e questo è il risultato che otterrò. Ci ho messo più o meno una mezz'oretta per raggiungere questo risultato. Una volta terminato, pulisco con un panno umido per vedere meglio eventuali ritocchi da fare e poi passo all'ultima fase, la verniciatura. Vedete già, questa è la zona dove c'erano i graffi e i fori, sono stati tutti riempiti con la resina e carteggiando ho livellato il tutto a livello proprio del materiale plastico dello sterzo. Stessa cosa naturalmente ho fatto anche nella parte posteriore, anche i graffi che c'erano nella parte posteriore sono stati riempiti e carteggiati. Una volta pronti alla verniciatura, creo con del nastro carta delle maschere, perché la parte centrale dello sterzo della L è in metallo, va verniciato naturalmente con una vernice apposita per i metalli. Lo sterzo invece è in bachelite, che è un materiale plastico, quindi necessita di un altro tipo di vernice, che in questo caso sarà trasparente e che ravviverà semplicemente il colore originale. Copriamo quindi tutti i contatti sia sul fronte che sul retro e siamo pronti a verniciare. Per lo sterzo ho utilizzato una vernice per materiali plastici che non necessita di primer. Una volta asciutto vi renderete conto se è necessaria una seconda passata o meno. Dopo circa 24 ore di asciugatura rimuoviamo il nastro carta dalla parte centrale dello sterzo, lasciando il nastro solo sui contatti del clacson, sia sul fronte che sul retro.
Adesso dobbiamo creare però la maschera sulla plastica, quindi copriamo tutto lo sterzo con il nastro carta in modo tale che il primer che andrà sul metallo, che è grigio, e la vernice semilucida nera non vada a finire sullo sterzo. Dal momento che le razze dello sterzo della L, quelle centrali, sono in metallo, ho scelto un primer epossidico per carrozzeria ad alta copertura, colore grigio chiaro. Ho lasciato asciugare per circa 8 ore e poi sono passata alla verniciatura finale nero semilucido, che ho lasciato asciugare per altre 8 ore. Una volta che si asciugherà anche questa verniciatura, possiamo togliere tutto lo scotch che abbiamo messo sul perimetro dello sterzo per guardare il risultato finale. Lo sterzo è lucido ed è stato anche rinnovato, le razze sono nero semilucido, così come avevo pensato di fare, e la zona dove c'erano i graffi e i buchi è stata perfettamente rinnovata. Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e se ancora non l'hai fatto, iscriviti con questo tasto al mio canale YouTube. Ricorda anche di spuntare la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video e vi arriverà una notifica. Ciao!